Uno degli argomenti, diciamo, più macchinosi di AutoCAD, almeno per chi è alle prime armi con il programma, è appunto la gestione del fattore di scala che serve appunto a scalare un elemento del disegno, portandolo quindi ad una scala diversa da quella originale dalla quale si è partiti. In questo esempio io vado a creare un semplice rettangolo di 5 per 5, quindi scrivo 5 tab 5 invio e ottengo questo quadratino. Mettiamo che questo quadratino è un oggetto disegnato in scala 1 a 100. In realtà in scala 1 a 100, quindi più che un oggetto, diciamo che è una stanza, perché comunque in scala 1 a 100 un elemento di 5 sarebbe lungo 5 metri. Per poter scalare questo elemento in varie scale diverse, andiamo ad esempio quindi ad inserire due quote che ci mostrano la grandezza di questo oggetto. Ovviamente dobbiamo scalare un attimo le quote, quindi entriamo nello stile di quota, oppure diamogli uno stile di quota per esempio ISO 25, e quindi questo è il risultato in cui ci troviamo. Ora prendo questo elemento e lo vado a copiare una volta. Allora, se io volessi scalare questo oggetto dalla scala 1 a 100 alla scala 1 a 200, dovrei inserire come fattore di scala 0,5. Cioè, che cosa vuol dire? Se io seleziono tutto l'oggetto, vado sul comando scala, lui mi chiede di specificare un punto base. Noi diamo sempre il punto in basso a sinistra. Ora lui ci chiede di specificare un fattore di scala o un riferimento. Se io scrivo 0,5 e premo invio, l'oggetto si riduce della metà e quindi abbiamo ottenuto la scala 1 a 200. Se questo oggetto lo volessi scalare in scala 1 a 500, come fattore di scala dovrei utilizzare 0,2. Quindi seleziono tutto, vado sul comando scala, clicco nello spigolo in basso a destra e scrivo 0,2 e premo invio. Quindi questo qua è l'oggetto scalato in scala 1 a 500. Se volessi scalarlo in scala 1 a 1000, il fattore di scala sarebbe 0,1, però ovviamente dobbiamo sempre partire, diciamo, da quello là originale, quindi è lui che dobbiamo scalare, quindi scala tutto questo rispetto a questo punto 0,1, e questa, diciamo, è l'oggetto in scala 1 a 1000. Infatti scala 1 a 1000, vediamo che si è rimpicciolito in questo modo. Quindi se invece voglio ottenere delle scale maggiorative, quindi copio questo da quest'altra parte
Nella scala 1 a 50 il fattore di scala da inserire è 2, quindi scala, seleziono invio, punto di riferimento 2 invio, in scala 1 a 50 il disegno diventa il doppio. Per scalare in scala 1 a 25 seleziono tutto, clicco su questo punto e come fattore di scala metto 4. Questo è scalato in scala 1 a 25. Per finire, scala 1 a 20, il fattore di scala è pari a 5, quindi seleziono tutto, scala rispetto a questo punto, 5, invio, questa è la scala 1 a 20. Quindi ricapitolando, se vogliamo scalare un disegno utilizzando il fattore di scala, noi partiamo dal disegno scalato, diciamo disegnato in scala 1 a 100, quindi dove 1 equivale in questo caso a un metro, quindi all'unità di misura che noi vogliamo. Per la scala 1 a 20 inseriamo 5 come fattore di scala, nella scala 1 a 25 inseriamo 4, nella scala 1 a 50 inseriamo 2. Qui non facciamo niente perché è la scala dalla quale siamo partiti. Nella scala 1 a 200 mettiamo 0,5, nella scala 1 a 500 mettiamo 0,2, nella scala 1 a 1000 mettiamo 0,1. Quindi per utilizzare il comando scala attivando all'interno il fattore di scala, queste qua sono le principali scale che si usano in ambito architettonico. Diciamo, questo è il principale campo in cui io lavoro. Poi nel campo meccanico si utilizza anche scalare in scala 1 a 2, in scala 1 a 5, in scala 1 a 10, però in questo esempio quindi abbiamo visto come scalare diciamo nelle principali scale utilizzate in ambito architettonico. Se avete dubbi o domande potete scrivermi sotto al video. Grazie.